In questo video parliamo della fase di accelerazione e del finale del diritto. La fase di accelerazione inizia appena la rotazione del tronco è completata. Alla fine di questa rotazione del tronco, la racchetta è rivolta indietro, il braccio dominante è disteso, il polso dominante è flesso ad angolo retto e il braccio non dominante è piegato, avendo il ruolo di mantenere l'equilibrio. Dopo l'impatto con la palla, il braccio dominante si stende in avanti, grazie all'inerzia generata dalla rotazione del polso che fa andare la racchetta in avanti. Come si vede nel video di Federer, la testa della racchetta va più in avanti che verso l'alto, generando più velocità di palla. Invece, nel video di Nadal si nota come la testa della racchetta va obliqua verso l'alto, generando più topspin che velocità di palla. In questa fase, grazie alla rotazione del tronco prima dell'impatto, il braccio dominante si decontrae al massimo, favorendo la flessione del polso. A seconda di cosa fa la testa della racchetta dopo l'impatto, si genera profondità e si dà la direzione alla palla. Se la testa della racchetta va tanto oltre l'impatto, in avanti, si genera più profondità, il contrario, meno profondità. Invece, impattando leggermente in avanti e andando dopo l'impatto con la testa della racchetta verso diagonale, la palla andrà in diagonale. Invece, se l'impatto è meno avanti e la testa della racchetta va verso lungolinea, la palla andrà in lungolinea. Lo stesso principio vale anche per l'inside out e l'inside in. Il finale del movimento è una conseguenza alla fase di accelerazione. Nel finale è molto importante che il gomito del braccio non dominante sia piegato perché aiuta ad avere un buon equilibrio nella fase di accelerazione. Grazie per la tua attenzione, ci sentiamo al prossimo video.